Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Sono qui come spesso capita con Marco Balla, insomma, molto spesso viene a trovarmi, ci vediamo, facciamo tutti i nostri così magheggi con, con le tastiere, tutti i nostri collegamenti, le nostre cose. Abbiamo già fatto tutto quello, ci siamo già sfogati in altri ambiti, nel senso che abbiamo già messo bassi dentro amplificatori, chitarre, cose, abbiamo cambiato pick up, abbiamo fatto di tutti i colori, quindi ci siamo sfogati e siamo tornati al discorso principale che è quello delle tastiere. Marco ride, ma abbiamo già mangiato la pizza, abbiamo già bevuto il caffè, siamo proprio perfetti. Quindi adesso sono qui con il JX8P, che è uno strumento che stavamo così gustandoci insieme e che sto usando da un po' di tempo, non da quando è uscito, che è nell'85, ma da un po' di tempo perché ne ho uno. È un synth analogico con oscillatori a controllo digitale, sono DCO, sono 2 per voce, ha 6 voci di polifonia ed è uno strumento che, insomma, adesso come avete sentito nell'intro ho, diciamo così, ripercorso in modo un po' più tradizionale l'utilizzo synth, quello un po' così sintetici del mondo analogico, quello così tradizionale, però come avete sentito poi subito dopo l'intro ho suonato questo piano. In questo momento ci sono esattamente i preset che che c'erano di fabbrica, quindi è interessante perché è un po' anche l'esposizione dell'epoca della tastiera sul mercato, cioè quello che volevano, come volevano apparire. Ed è importante perché erano gli anni dell'FM, quindi voglio dire c'era il DX7 che aveva sbancato, c'erano quelle cose e loro hanno fatto questo synth ancora analogico, ma che tramite la cross modulation riusciva a ricreare questi suoni molto simili all'FM con un'ispirazione più metallica, diciamo, ecco, con un attacco più metallico e chiaramente copriva anche questo aspetto che per l'epoca era fondamentale perché il mercato era finito lì, diciamo, come era andato in quella direzione. E io devo dire la verità, la cosa che arriva più potente di questo sintetizzatore è la profondità, un po' come succede col JX8, con il Super JX. Questa è una tastiera che ha davvero un impatto profondissimo. Ecco, nel caso del Super JX, che avevo già provato in un altro video, lì abbiamo anche addirittura 12 note di polifonia, quindi anche la questione di questi suoni, diciamo simil di X7 o comunque tramite, come dicevo, la cross modulation creano questa sensazione di colpo metallico iniziale, di attacco metallico. Con 12 note di polifonia c'era una possibilità anche pianistica, diciamo, un po' più vicina a quella reale, ecco. Però poi qui abbiamo questa cosa qui. Qui fa ridere perché voi non lo vedete, Marco. Allora, dobbiamo essere sinceri, sono dovuto ripartire col video perché avevo dimenticato di collegare il microfono e quindi niente, l'abbiamo dovuto rifare, ma prima quando ho messo questo pad, Marco ha fatto così con le mani come se fosse illuminato dall'alto, perché questa effettivamente, questa profondità è impressionante. Poi mi permetto di far passare il tempo per ascoltarlo è incredibile, veramente incredibile. È un suono, è una voce estremamente profonda, molto avvolgente. E che è un po' poi, insomma, diciamo così, anche un po' un classico, no, di Roland, nel senso come i famosi pad Roland, quando si dice metti sotto un pad Roland sei a posto. Ecco. È un po' quello il discorso, perché chiaramente questi suoni hanno conquistato un certo tipo questo è dell'85 se non ricordo male, un certo tipo anche di discografia, nel senso venivano utilizzati perché erano strumenti così, diciamo, tra virgolette,
abbordabili dal punto di vista economico, non erano impossibili per uno studio o per un musicista, e quindi venivano acquistati e poi utilizzati nei dischi. E siccome questa in particolare non aveva controlli manuali come i vecchi synth, ma in realtà bisognava entrare dentro un menu per poter accedere ai parametri, senza acquistare il PG800, che era il suo controller esterno da collegare per avere tutti i controlli a disposizione, non avendo quello, molti la compravano così e quindi finivano, non dico per usare i preset, ma quasi, perché poi faccio un esempio, anche solamente per cambiare un parametro classico, la frequenza del filtro, bisogna andare nei parametri, poi andare a vedere qui qual è la frequenza del filtro, che è 52, bisogna premere parametri, andare sul 52, e infatti ho già sbagliato, perfetto. Eccoci qua, adesso ci siamo. E poi con un data entry si possono inserire. Però insomma, questa cosa qui è veramente incredibile. Questa potenza e anche questa morbidezza molto musicale. Non so, io ci sento qualcosa di estremamente naturale dentro, di musicale, di bello, rotondo, organico. E adesso i preset che ascolteremo chiaramente riportano quasi tutti appunto a dei... ha un sound che richiama dischi, richiama la discografia dell'epoca e tutto il resto. A parte questi pianoforti che sono veramente comunque ancora interessanti, ci sono poi altri. Questo dovrebbe essere un po' più un piano acustico, diciamo. Però, insomma, è suonabile e poi è molto sono molto precise, l'intonazione è molto precisa, le armoniche. Non è da sottovalutare anche questo aspetto. Magari nelle produzioni io lo sto usando tanto, nelle cose che sto facendo per arrangiamenti e produzioni varie. Quando lo metto davvero nei brani, come succede con molti degli strumenti dell'epoca, e poi cominci a togliere, perché loro si prendono uno spazio talmente bello, pulito e musicale, che non c'è bisogno di mettere chissà che. È un discorso che faccio spesso quando parlo di questi strumenti, ma è proprio quello che capita. Ed è una sensazione un po' che fa pensare, fa anche addirittura ragionare a livello filosofico su che cosa si fa con la musica, dove siamo arrivati, no? Al punto di fare 500 tracce di cose per avere non è solo una questione di un vecchio moderno, idea di un tipo o dell'altra, ognuno fa quello che vuole con la musica, però questi strumenti portano anche in una certa direzione, un po' l'effetto che fa, non so, un Rhodes o un pianoforte, ti ritrovi a usarlo, ripeto, un pad così, allora ti viene voglia, poi capisci anche perché, poi non so, Phil Collins, capito, fa un pezzo col pad, la batteria elettronica, è lui che ci canta sopra, perché, a parte il pezzo che bisogna scriverlo, un pezzo così, però nel senso c'è un'identità sonora così musicale e viva, che ti basta in qualche modo, perché ti porta in un'atmosfera, in un posto. Vabbè, questo è un discorso filosofico, vi ho già rotto l'anima abbastanza. Marco ride, a lui piacciono però i discorsi filosofici, mi fa arrabbiare, dico arrabbiare, parlo in modo, voglio dire, comunque educato, perché ogni volta lui mi dice delle cose, mi fa degli sguardi, no? Ma quando gli dico di star qua, vieni qua con me, stiamo, parliamo, così mi dici, non ci vuol venire. E quindi niente, sta lì e mi dice le cose. E io niente, vivo tra voi e lui questa situazione. Comunque, vabbè, a parte questo, ascolterei un po' di preset. Avete capito che la questione, qui c'è scritto, ci sono tutti i parametri che si possono scegliere. Qualsiasi cosa, è un synth a tutti gli effetti. Chiaramente, avendo il PG800, vedremmo
tutti i controlli a vista, e qui è un po' più complesso andare a toccarli, come avete visto già solo per cambiare la frequenza del filtro ho sbagliato 2 volte. Comunque vabbè, poi ci si fa l'abitudine. Chiaramente c'è una cosa interessante che riguarda, per esempio, così sono in modalità poli, unisono, e poi c'è la modalità solo, che praticamente diventa mono e diventa mentre così siamo in modalità poli. Poi c'è l'aftertouch, che può essere il vibrato oppure la brillantezza, nel senso che agisce sul filtro. Quindi non l'avevo detto, la tastiera risponde sia alla dinamica che all'aftertouch, e questa è tanta roba, perché voglio dire, è molto espressiva questa cosa, e insomma in uno strumento così verace, così vero, avere queste opportunità è importante. E poi partiamo con i preset. Il piano l'avete sentito, e fin qui ci siamo. Poi questo è il piano, quello un po' più con un po' di attacco medioso. Questo è un altro molto, molto simile agli FM. Sono 3 pianoforti. Poi comincia con cello, e qui ci sono un po' di reminiscenze, chiaramente vecchia, quindi ci sono dei tasti dove l'aftertouch fa un po' quello che gli pare, ma dove funziona è bellissimo. Perché ci si può lavorare. Questi sono degli archi, arco strings si chiama. Adesso levo l'aftertouch, si può anche impostare sul volume. Lo levo. Chiaramente qui per esempio viene voglia di provare a cambiare il filtro, cambiare il cutoff, agire sul cutoff. Chiaramente, tornando alle possibilità di editing, qui abbiamo i due oscillatori e possiamo scegliere la forma d'onda di entrambi, chiaramente. Quindi noise, square, pulse e soul. È anche abbastanza semplice dopo un po' che si entra in relazione, non è davvero così complicato. Chiaramente per ogni oscillatore ci sono tutti i parametri classici e basta starci su un po', e in realtà qualcosa di suonabile con un po' di gestione diciamo immediata si può raggiungere. Chiaro, non è come avere un sintetizzatore che controlli a mano, a meno che, ripeto, non si prenda il modulo esterno. Ora cerco di uscire dai parametri senza creare problemi, se l'ho fatta. Poi abbiamo questi li ho messi in un sacco di brani, danno una profondità ai pezzi che è incredibile. Il discorso è che questa è un po' difficile oggi come video, perché questa descrizione, insomma, questa chiacchierata, diciamo, sul GX8P, perché qui sarebbe da stare su un suono a capirne il senso per un po', no?
perché da ogni preset, al di là della possibilità che c'è di modifica e di interazione anche proprio con l'architettura del sintetizzatore, per ognuno di questi suoni nasce nel mio caso un ricordo anche, così discografico, ma comunque parte un fascino di un certo tipo che poi porta con sé sempre qualcosa di musicale. Sono tutti bellissimi, vi avviso. Voices. Anche qui pazzesco, sì. Questi sono tutti, poi sono tutti interessanti. Il classico organo. Questi, vabbè, sono tutti interessanti. Non possono essere considerati degli organi, ma so per esperienza che introdotti in un certo tipo di situazione per dare chiarezza magari a dove siamo dal punto di vista armonico o per aiutare anche proprio magari altri strumenti a stare insieme, tutti questi suoni sono fantastici. Pipe organ. Mi veniva da iniziare l'omelia. Allora facciamo un po' quell'effetto lì. Vabbè, comunque, insomma, che poi io non è che ho detto l'omelia, ma magari ho detto una stupidata, perché non mi ricordo cosa si chiama come, insomma. È un po' che non mi scuso con gli amici, diciamo, devoti, ma è un po' che non vado a messa. E timbales, questi, diciamo così, ci si può pensare, ma fino a un certo punto. A proposito di suoni metallici, c'erano queste cose che erano, diciamo, per essere un sintetizzatore analogico, erano un po' inusuali, ecco. Tutte queste cose qua. Non che non ci fossero già stati, come tentativi, assolutamente. Però qui avevano questo sound molto vicino all'FM. Veramente tanta... Mamma mia. Veramente. Bellissimo. Poi cominciamo con basso synth. Anche qui chiaramente viene voglia di fare un tentativo, sempre lo stesso, Marco ride, chiaramente.
E insomma è tanta roba, eh. Qui abbiamo poi il portamento, i parametri per il portamento, cioè per il range del bending, e quindi insomma ce n'è di sostanza, bisogna ammettere. Poi c'è il famoso soundtrack, che questo qui è un classico. Scusate, devo uscire dai parametri. Come si diceva, l'avete sentito prima. Questo lo uso spesso ed è veramente tanta roba. Con la quinta. Questi sono bellissimi con la quinta. Molto molto belli. Questi belli messi nei brani, ecco la cosa che ripeterò fino alla fine del video, tanto abbiamo quasi finito perché non ho il controller a manuale, quindi non posso approfondire più di tanto. Queste cose qua, messe nei brani, messe nei pezzi, hanno una potenza immane. Chiaramente sono molto molto caratterizzanti, quindi appena ne metti uno, cioè arrivano quelli esatto, arrivano tutti con le spalline, cioè ti trasformi, però purtroppo è così, però lo fanno in modo molto preciso e molto, è quella cosa lì, insomma, non se ne esce. Strana voce umana. Poi ci sono i tom, possono sempre servire. Poi c'è questo clavinet. Ecco, devo dire che io ho sempre amato tantissimo i synth fatti i clavinet fatti con il sintetizzatore, perché hanno questa pasta un po' rotonda, un po' gommosa, che è bellissima. Mi ricordano le cose di Hancock, quelle cose lì. Insomma, sono veramente belli. Anche questo in realtà sarebbe un lead, però. Però anche lui ha questa caratteristica. Unisono. E poi solo. Poi abbiamo square lead, unisono, solo, questo è un altro solista, un altro lead. Chiaramente all'unisono, in poli o in solo cambiano radicalmente i suoni, quindi sono tutte possibilità che avete anche a portata di mano, nell'eventualità. E poi ci sono queste cose qui, che sono impossibili. Ecco, queste cose qui sono chiaramente anche loro molto caratterizzanti, molto così, hanno quel suono di quegli anni, quel tipo di identità. Però la profondità è impressionante. Non so come dire, anche la precisione, la chiarezza proprio
dell'accordo, no? Delle voci, si sentono tutte. Sono proprio belli. Questi li abbiamo sentiti prima, quelli che poi ho aperto col cut-off, semplicemente hanno il cut-off più chiuso, però con la dinamica, vibrato, con l'aftertouch. Insomma, è molto espressiva, ha una capacità espressiva veramente incredibile. Guarda qui. Brass. Poi. Interessanti anche tutte queste cose, perché poi, come ripeto, all'interno di queste sono proprio campane, all'interno dei brani sono molto efficaci. Poi ci sono queste bubbles, che vabbè, insomma, così, diciamo, un effetto. Poi c'è questo psycho mellow. Vabbè, insomma, questi sono effetti, però diciamo che di base avete sentito qual è la sostanza dello strumento. Poi, se in futuro acquisterò un PG800, vi farò sentire anche qual è, insomma, la possibilità un po' più profonda del sintetizzatore. Se ne trovo uno lo prenderò, perché comunque con questa qui si può veramente fare tantissimo. È uno strumento veramente bello. Poi chiaramente so già che molti di voi mi diranno sì, però prima, dopo, durante, lo so, cioè, sono successe tante cose negli anni 80 con i sintetizzatori e sicuramente ci sono delle differenze. Diciamo che, per come la vedo io, erano tutte cose fatte molto bene, avevano ancora dentro una scintilla un po' così di ricerca e non erano cose dedite come si può dire, al rifacimento di qualcosa. C'era sempre qualcosa di nuovo, si inseguiva sempre qualcosa di nuovo, e quindi c'era appunto ricerca e anche così entusiasmo probabilmente da chi le sviluppava, e si sente dentro gli strumenti, arriva questa cosa qui. Poi quello suona meglio, quello suona peggio, quello c'ha più basse, quello c'ha più medie, quello buca meglio, sì. Questa roba qui suona sempre bene, secondo me. È un po' come con i Rhodes, no? No, ma l'1, il Mark 1, il Mark 2, il Mark 3, il Mark 4, sì. Però intanto comunque hai uno strumento che ha quel sound lì e se ci lavori qualcosa ci tiri fuori. Qui vale un po' lo stesso discorso. Poi è chiaro, questa serie qui, i dintorni di questa serie, quindi anche il JX, il Super JX e tutto il resto, hanno questo sound che era appunto a quell'epoca, cercava di stare un po' in mezzo fra l'analogico e l'FM, a modo suo cercava di starci per accontentare un po' il palato di tutti. E viene fuori questa cosa qui che comunque, voglio dire, ha un suono ben preciso, quindi deve piacere, questo certamente. Dall'altra parte però non lo so, io sento che in generale quando metto queste cose dentro i brani io non devo fare niente, cioè fondamentalmente non devo fare niente, lo metto, fa quello che mi aspetto che faccia e riempie bene, lega con il resto, fa in modo che le altre cose leghino. Insomma, è una grande risorsa, secondo me sono delle grandi risorse questi strumenti, e quindi vanno in qualche modo preservate perché rimangano nelle orecchie, che possano veramente fare la differenza, magari anche, no? In una produzione o in un'idea, far venire delle idee ancora, nonostante abbiano fondamentalmente 35 anni, 36 anni, insomma.
E io vi ringrazio, vi saluta anche Marco che fa così con la mano e che mi sta facendo compagnia oggi. Spero in qualche modo di avervi portato perlomeno così il sapore di questa tastiera che secondo me è meravigliosa. E magari poi faremo anche un confronto con l'FM vero dell'epoca. Non ho un DX7 ma ho un DS8 della Korg, vedremo un po'. Anche perché è interessante perché il DS8 della Korg tende in qualche altro modo cerca di riprendere i suoni vecchi facendoli in FM, quindi è interessante come si incontrano le due cose. Vi ringrazio, vi saluto, vi mando un abbraccio, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale se vi piace e niente, a presto. Un abbraccio, ciao, ciao anche da Marco. Ciao ciao.